Ciao a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. Sono super felice di avervi qui oggi per parlare di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, l'amore, quello vero, quello che ti segna per sempre, quello che ti fa sognare ad occhi aperti. Oggi voglio raccontarvi, o meglio, immaginarvi, una storia d'amore, una storia che ho chiamato i nostri ricordi più intimi, ispirata un po' alle vibes di Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Due attori turchi che adoro e che mi fanno sognare ogni volta che li vedo insieme. Cercherò di tessere una trama che sappia di romanticismo, di passione, di quelle emozioni che ti tolgono il fiato e ti fanno sentire vivo. Prima di iniziare, però, vi chiedo un piccolo favore. Se vi piacciono i contenuti che portiamo qui, se amate le storie d'amore, se volete far parte di questa community di sognatori, non dimenticate di iscrivervi al canale. È un piccolo gesto per voi, ma per noi significa tantissimo e ci spinge a creare sempre contenuti nuovi e interessanti. E ora, senza ulteriori indugi, immergiamoci in questa storia. Immaginate una Istanbul avvolta nella magia del tramonto. Le luci del Bosforo che si riflettono sull'acqua, creando un'atmosfera incantata. Il cielo si tinge di sfumature arancioni e rosate, che sembrano danzare sulle onde. Le silhouette dei minareti si stagliano contro l'orizzonte, creando un panorama mozzafiato. In questo scenario da favola incontriamo Burak e Neslihan. Lui, un architetto di talento, con uno sguardo intenso e un sorriso che scioglie il cuore. Lei, una giovane artista, con una creatività senza limiti e un'anima vibrante. Burak, con i suoi 30 anni, è un uomo che ha dedicato la sua vita alla sua passione. Ha studiato architettura con dedizione, sognando di creare edifici che non siano solo funzionali, ma anche fonte di ispirazione e bellezza per chi li abita. Ha un senso estetico innato, un gusto raffinato e una grande attenzione ai dettagli. È un uomo riservato, ma con un cuore grande, capace di gesti inaspettati e di grande generosità. Ha avuto diverse relazioni, ma nessuna è mai riuscita a scalfire veramente la sua anima, a farlo sentire veramente completo. Cerca qualcosa di più profondo, una connessione che vada oltre la semplice attrazione fisica. Neslihan, di 25 anni, è un artista in erba. Ha una passione innata per l'arte, che esprime attraverso la pittura, la scultura e la fotografia. È una giovane donna indipendente, creativa e con una forte personalità. Ha un'anima libera e ribelle, che non si lascia ingabbiare dalle convenzioni sociali. Crede nel potere dell'arte come strumento di cambiamento e di espressione. Ha un animo sensibile e sognatore, e spesso si rifugia nel suo mondo interiore, popolato da colori, forme e emozioni. Anche lei, come Burak, è alla ricerca di un amore autentico, che la faccia sentire compresa e valorizzata per quello che è veramente. Il loro primo incontro avviene in una piccola galleria d'arte nel quartiere di Beyoğlu. Beyoğlu è un quartiere vivace e cosmopolita, famoso per la sua atmosfera bohemian, i suoi negozi vintage, i suoi caffè letterari e le sue gallerie d'arte. È un luogo dove culture diverse si incontrano e si fondono, creando un'atmosfera unica e stimolante. Burak è lì per ammirare le opere di un artista emergente, di cui ha sentito parlare molto bene. Neslihan per esporre i suoi ultimi lavori, frutto di mesi di duro lavoro e di ispirazione profonda. I loro sguardi si incrociano tra i quadri, una scintilla che accende subito qualcosa di speciale. Uno sguardo intenso che dura qualche secondo di troppo. Un sorriso timido che increspa le labbra di entrambi. Un complimento sincero sulla bellezza dei quadri esposti e la conversazione inizia a fluire, naturale come se si conoscessero da sempre. Burak è subito colpito dalla passione di Neslihan per l'arte, dalla sua visione del mondo così originale e profonda. Ammira la sua capacità di trasformare le emozioni in colori e forme, di dare vita a opere che parlano direttamente al cuore. Neslihan, a sua volta, è attratta dalla gentilezza di Burak, dalla sua intelligenza e dalla sua capacità di ascoltare. Si sente a suo agio con lui, come se potesse condividere i suoi pensieri più intimi senza timore di essere giudicata. Nei giorni successivi, si incontrano di nuovo, quasi per caso, tra le vie di Istanbul. Passeggiano lungo il Bosforo, chiacchierando per ore, scoprendo di avere tante cose in comune. Condividono i loro sogni, le loro paure, i loro ricordi più intimi. Istanbul diventa lo sfondo perfetto per la loro nascente storia d'amore. La città, con la sua storia millenaria, i suoi colori vibranti e i suoi profumi esotici, sembra abbracciare la loro unione. Burak le racconta della sua passione per l'architettura, di come ami creare spazi che ispirino le persone,
che le facciano sentire a casa. Le parla dei suoi progetti, delle sue sfide, delle sue ambizioni. Neslihan gli parla della sua arte, di come cerchi di esprimere le emozioni attraverso i colori e le forme, di come voglia trasmettere un messaggio di speranza e di bellezza al mondo. Gli mostra i suoi quadri, le sue sculture, le sue fotografie, spiegandogli il significato che si cela dietro ogni opera. Man mano che si conoscono, l'attrazione tra loro diventa sempre più forte. Un'attrazione fatta di sguardi intensi che si incrociano di continuo, di sorrisi complici che illuminano i loro volti, di silenzi che parlano più di 1000 parole, di sfioramenti accidentali che provocano brividi lungo la schiena. Un giorno, durante una gita a Cappadocia, tra i paesaggi lunari e le mongolfiere che si librano nel cielo, Burak si dichiara a Neslihan: la Cappadocia, con le sue formazioni rocciose uniche al mondo, i suoi villaggi scavati nella pietra e le sue chiese rupestri, è un luogo magico e romantico. Le mongolfiere che volano al mattino presto, colorando il cielo di 1000 sfumature, creano un'atmosfera indimenticabile. Burak le confessa di essersi innamorato di lei, della sua anima, della sua energia, di tutto ciò che la rende unica. Le dice che non ha mai incontrato una persona come lei, che la sua presenza nella sua vita ha portato una luce nuova e che non riesce a immaginare un futuro senza di lei. Neslihan, con le lacrime agli occhi, ricambia il suo amore. Ammette di aver provato fin dal primo momento una connessione speciale con lui, di essersi sentita capita e amata come mai prima d'ora. Gli dice che la sua presenza nella sua vita l'ha resa una persona migliore, che grazie a lui ha riscoperto la gioia di vivere e che non vede l'ora di costruire un futuro insieme. Inizia così una storia d'amore intensa e appassionata, fatta di piccoli gesti quotidiani, di attenzioni reciproche, di momenti indimenticabili condivisi. Esplorano insieme ogni angolo di Istanbul, dai mercati colorati di Eminonu ai giardini segreti di Sultanahmet. Si perdono tra le viuzze di Balat, ammirando le case colorate e le atmosfere bohemian. Scoprono angoli nascosti della città, luoghi che non avevano mai notato prima, come se Istanbul si rivelasse a loro in una veste nuova e affascinante. Organizzano picnic romantici sulle rive del Bosforo, guardando le navi che solcano il mare e ammirando il tramonto che infiamma il cielo. Si rifugiano in piccoli caffè nascosti, sorseggiando tè turco e chiacchierando per ore, condividendo i loro pensieri e le loro emozioni. Burak sostiene la carriera artistica di Neslihan, incoraggiandola a credere nei suoi sogni e ad esporre le sue opere in mostre sempre più importanti. La aiuta a trovare gallerie d'arte, a organizzare mostre personali, a promuovere il suo lavoro sui social media. Neslihan aiuta Burak a trovare l'ispirazione per i suoi progetti architettonici, stimolandolo a creare edifici che siano non solo funzionali, ma anche belli e armoniosi con l'ambiente circostante. Lo spinge a superare i suoi limiti, a sperimentare nuove soluzioni, a creare opere che siano un'espressione della sua anima. La loro relazione non è sempre facile. Affrontano anche momenti di difficoltà, incomprensioni e litigi. Come tutte le coppie, anche loro hanno i loro alti e bassi. A volte, le loro diverse personalità si scontrano, creando tensioni e malumori. Ma l'amore che provano l'uno per l'altro è più forte di qualsiasi ostacolo. Imparano a comunicare apertamente e onestamente, a compromessi, a sostenersi a vicenda nei momenti difficili. Scoprono che l'amore non è solo passione e romanticismo, ma anche impegno, sacrificio e perdono. Un giorno, Burak riceve un'offerta di lavoro molto importante a New York. È un'occasione unica per la sua carriera, un'opportunità per lavorare con uno dei più grandi architetti del mondo. Ma significa lasciare Istanbul e Neslihan, allontanarsi dalla sua famiglia e dai suoi amici. La decisione è difficile. Burak è combattuto tra l'amore per Neslihan e l'ambizione professionale. Non sa cosa fare, è confuso e disorientato. Neslihan lo incoraggia a seguire il suo sogno, a non rinunciare a questa opportunità. Gli dice che lei lo sosterrà in qualsiasi decisione prenderà, che il loro amore è abbastanza forte per superare qualsiasi distanza. Promettono di non lasciarsi, di mantenere vivo il loro amore nonostante la distanza. Si giurano amore eterno, promettendo di non dimenticarsi mai l'uno dell'altra. Burak parte per New York, ma il loro amore continua a crescere, alimentato da lunghe telefonate serali, videochiamate quotidiane e viaggi frequenti che cercano di organizzare ogni volta che è possibile. Si mancano tanto, il vuoto lasciato dalla sua assenza si fa sentire ogni giorno, ma sanno che la loro storia è speciale e che vale la pena lottare per mantenerla viva.
La distanza mette a dura prova la loro relazione, ma allo stesso tempo la rafforza. Imparano a comunicare in modo più efficace, a valorizzare ogni momento trascorso insieme, a non dare nulla per scontato. Dopo un anno, Burak decide di tornare a Istanbul. Si rende conto che la sua vita è lì, con Neslihan. Ha capito Ciaccia. E il successo professionale non vale nulla senza l'amore della sua vita. Si è reso conto che la sua felicità non dipende dal lavoro, ma dalle persone che ama. Ritorna a Istanbul e chiede a Neslihan di sposarlo. La proposta avviene in un luogo speciale per loro, sulla terrazza di un hotel con vista sul Bosforo, al tramonto. Lo stesso luogo dove si erano scambiati il primo bacio, il luogo dove era iniziata la loro storia d'amore. Neslihan, emozionata e con le lacrime agli occhi, accetta senza esitazione. Non si aspettava una proposta così romantica, ma non potrebbe essere più felice. Si sposano in una cerimonia intima e romantica, circondati dall'amore dei loro amici e familiari. Scelgono una location suggestiva, un'antica villa ottomana con un giardino fiorito affacciato sul Bosforo. Iniziano così una nuova fase della loro vita, insieme, più forti e innamorati che mai. La loro storia è un esempio di come l'amore possa superare qualsiasi ostacolo, di come la passione, la fiducia e la comunicazione siano fondamentali per costruire una relazione duratura. È una storia che ci ricorda che l'amore vero esiste e che vale la pena cercarlo e coltivarlo. Un amore che non si arrende di fronte alle difficoltà, che si nutre di rispetto e comprensione, che si rinnova ogni giorno. Ed eccoci giunti alla fine di questa nostra piccola incursione nel mondo dell'amore. Spero che questa storia vi sia piaciuta, che vi abbia fatto sognare un po' e che vi abbia ricordato l'importanza di coltivare le vostre relazioni, di amare e di farvi amare. Abbiamo viaggiato attraverso Istanbul e la Cappadocia. Abbiamo vissuto le emozioni di Burak e Neslihan, abbiamo sperimentato la gioia del loro incontro e la forza del loro amore. Abbiamo visto come la distanza possa essere un ostacolo, ma anche un'opportunità per rafforzare un legame. Spero che vi siate sentiti trasportati in questa atmosfera romantica e che abbiate apprezzato il racconto. Prima di salutarvi, ci tengo a ringraziarvi di cuore per aver guardato questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia regalato qualche minuto di spensieratezza. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a lasciare un commento qui sotto. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate della storia, quali sono i vostri ricordi d'amore più intimi, cosa significa per voi l'amore vero. E, infine, vi ricordo di mettere un mi piace al video, di condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, di iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi contenuti. Abbiamo in serbo tante altre storie da raccontarvi, tante emozioni da condividere e tanti sogni da realizzare insieme. Grazie ancora per il vostro supporto e a presto con un nuovo video. Un abbraccio virtuale.